Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi lavoriamo su un nuovo dialogo. Un dialogo che potrebbe avere luogo, che potrebbe succedere in una pizzeria al taglio. Abbiamo iniziato questa piccola serie di dialoghi nei luoghi che comunemente le persone frequentano per mangiare, soprattutto. Abbiamo visto un dialogo in gelateria. Oggi vediamo un dialogo in una pizzeria al taglio. La pizzeria al taglio è molto frequentata, soprattutto nella pausa pranzo, perché è un modo semplice, facile, veloce, buono per pranzare, soprattutto se si ha una pausa pranzo breve. Allora, iniziamo subito e poi alla fine vi farò sentire un dialogo vero che ho registrato in una pizzeria al taglio. Non è la mia voce, è la voce di una mia amica, però ancora meglio, perché così potete sentire una voce diversa dalla mia. Allora, iniziamo. Buongiorno, prego. Vi ricordate questo uso di prego per invitare il cliente a chiedere che cosa vuole? Prego. Vorrei un pezzo di margherita. Pezzo. Comunemente diciamo un pezzo di margherita, un pezzo di pizza con i funghi, eccetera, eccetera. Perché in una pizzeria al taglio la pizza è in una teglia rettangolare e viene tagliata in pezzi. C'è anche un'altra parola che è trancio, un trancio di pizza. Trancio significa pezzo, ma per capire da dove viene questa parola è interessante vedere il verbo. Trancio è il sostantivo che deriva dal verbo tranciare. Tranciare significa tagliare. Tranciare significa tagliare in modo netto, anche in base al contesto cruento. Tranciare. Quindi si può dire un trancio di pizza, si dice, però è molto più frequente dire un pezzo di pizza. Continuiamo. Quindi abbiamo detto buongiorno, prego, vorrei un pezzo di pizza margherita. Vorrei un pezzo di margherita. Quanto grande? Quanto grande il pezzo di margherita? E solitamente per rispondere possiamo indicare quel pezzo lì va bene, se c'è già un pezzo tagliato, altrimenti che cosa succede? Succede che il pizzaiolo, la pizzaiola, l'inserviente fa vedere con le spatole che ha per tagliare la pizza la misura. Così va bene? Un po' di più. Così? Sì, così va bene. Oppure no, un po' di meno. Quindi si negozia un po' sulla grandezza del pezzo di pizza, perché i pezzi generalmente vengono tagliati sul momento, alla richiesta del cliente. Quindi, quanto grande? Così va bene. Altro? Vuole altro? Sì, prendo anche un pezzo con le patate. Così? Quello che abbiamo appena detto. Un po' più grande, un po' più piccolo. Grazie. Un'altra domanda che sentirete è: la scaldo? Generalmente chiedono se volete la pizza calda, quindi voi potete rispondere sì, grazie, oppure no, grazie. Nel caso in cui non vi chiedano di scaldarla, potete chiederlo voi, quindi potete chiedere: può scaldarla? Oppure la può scaldare? Chi segue le lezioni in diretta e ha seguito la lezione sui pronomi oggetto con i verbi modali sa che abbiamo due alternative. Possiamo dire può scaldarla con il pronome oggetto diretto alla fine del verbo all'infinito, oppure all'inizio, prima del verbo modale coniugato. Un'altra domanda
che fanno sempre è: mangi subito oppure mangi qui o porti via, mangi subito o porti via, e qui potete rispondere in base alle vostre esigenze. Mangio qui, grazie, e quindi la pizza viene data su un vassoio perché probabilmente ci sono dei posti per sedersi. Altrimenti potete portare via la pizza e quindi la pizza viene incartata oppure messa nel cartone per essere portata via. Quindi mangi subito, qui ho usato il tu, però effettivamente potrebbe anche essere con il lei spesso. Mangia subito o porta via? Metto entrambe le opzioni qui. Un'altra domanda è: qualcosa da bere? Qualcosa da bere? Solitamente si prende anche qualcosa da bere, che può essere un'acqua frizzante, un'acqua naturale. È molto comune dire un'acqua frizzante o un'acqua naturale, senza ripetere una bottiglia di o una bottiglietta di. È comune dire un'acqua frizzante o naturale, perché è scontato che sia una bottiglietta. Qui voglio fare un appunto, cioè voglio aggiungere una nota. Sappiamo che possiamo scegliere tra acqua frizzante e acqua naturale. C'è un'altra parola che si usa per dire naturale, che è liscia, acqua liscia, che significa acqua naturale, senza bollicine. Non so se questa parola liscia sia più usata nel centro-sud rispetto al centro-nord. Io la uso liscia, sono di Roma, quindi acqua liscia, e la sento spesso, però potrebbe essere una tendenza legata al territorio. Però sono sicura che mi farete sapere nei commenti. Nello specifico di Roma, a Roma c'è anche una terza possibilità. Tra acqua naturale e acqua frizzante c'è l'acqua leggermente frizzante, che è legata a una marca molto specifica che tutti i romani amano, adorano, me compresa, di cui non posso fare il nome perché altrimenti mi accusano di fare pubblicità. Se siete a Roma, sentite qualche romano ordinare un'acqua leggermente, fate attenzione, guardate che cosa arriva al tavolo e vi ricorderete di questo video. Leggermente, cioè una via di mezzo tra frizzante e naturale. E questo però solo a Roma, questa è una caratteristica di Roma, va bene? Poi qui possiamo riprendere ovviamente il discorso che abbiamo fatto in gelateria, cioè il discorso dello scontrino, di pagare con la carta oppure con i contanti, di ricevere il resto. Queste sono tutte azioni che si ripetono in un qualsiasi negozio o ristorante o posto in cui si compra qualcosa, ovviamente. La differenza con la gelateria, per esempio, è che in gelateria abbiamo detto che spesso si fa prima lo scontrino e poi si va al banco a chiedere il gelato. Alla pizzeria al taglio è diverso, è al contrario, perché ovviamente non c'è una richiesta fissa, no? Perché poi ognuno magari prende un pezzo di dimensione diversa, aggiunge un supplì, un fiore di zucca, qualcos'altro, quindi bisogna prima ordinare e poi vedere quanto pagare. Quindi alla pizzeria al taglio è al contrario. Prima si ordina e poi si paga. Benissimo. Penso di aver detto tutto quello che volevo dire. Ah no! Dobbiamo ascoltare il dialogo. Dobbiamo ascoltare il dialogo reale che ho registrato. Eccolo. Un pezzo con spinaci e mozzarella. Grazie, sì. E allora per me per favore un pezzo di quella con la mozzarella e il basilico, grazie. Sì. Sì, portiamo via, grazie. E adesso abbiamo veramente detto tutto. Grazie mille per aver guardato anche questo video e io vi do appuntamento al prossimo. A presto! Ciao!